Ciao a tutti e bentornati sul canale. Un po' di tempo che non pubblico video relativi all'Home Automation System, ma l'estate non è il periodo migliore per stare davanti al PC. Riprendiamo adesso con il primo di una spero lunga serie di altri video relativi all'Home Automation e in particolare al mio sistema basato su OpenHub. Attualmente ancora OpenHub 3, anche se è un paio di mesi che è uscita la versione stabile di OpenHub 4, e quindi una delle cose che ho da fare nel prossimo futuro è quello di aggiornare tutto il mio sistema a OpenHub 4. Torniamo comunque all'obiettivo di questo video, che è quello di mostrarvi una piccola aggiunta che ho fatto al mio sistema, e cioè un inizio di centralina di controllo di una piscina. Quest'estate ho preso una di quelle piscine fuori terra e oltre a essermi portato a casa un bel po' di lavoro, perché a livello di manutenzione hanno bisogno di tanto tempo da dedicarci, ho deciso di provare a cercare di automatizzare il più possibile alcune cose. Per adesso ho fatto veramente poco, perché tanto ormai la stagione è finita e quindi se ne riparlerà poi prossima estate, però ho iniziato con l'automazione della pompa, quindi l'accensione e lo spegnimento a orari programmati, e la misurazione della temperatura dell'acqua. Il mio prossimo obiettivo sarà quello di riuscire a misurare anche il pH dell'acqua, che è uno dei fattori da tenere molto sotto controllo per una piscina, quindi misurarlo in maniera automatica in modo tale da essere avvisato per tempo quando è necessario intervenire per ripristinare i valori corretti. In questi prossimi mesi comunque cercherò di vedere se troverò dei sensori validi da non spendere troppo e da integrare. Sarebbe un bel passo avanti per la manutenzione, un bel aiuto. Quindi andiamo a vedere come ho fatto questo primo step di centralina, e quindi il controllo dell'automazione della pompa e il controllo della temperatura dell'acqua. Quindi dal punto di vista hardware il tutto è fatto con un Sonoff Dual, abbiamo detto, a cui ho collegato un sensore di temperatura da esterno impermeabile, il DS12B20, e questo Sonoff è collegato, una delle due uscite del Dual è collegata alla presa dove è attaccata la pompa della piscina. I collegamenti del sensore di temperatura sono molto semplici, perché abbiamo semplicemente un pin di dati che va collegato a un GPIO del Sonoff, e poi abbiamo la VCC, quindi il voltaggio, e il ground. E quindi una volta collegato il sensore di temperatura bisogna andare a configurare il Sonoff dicendogli qual è intanto che c'è un sensore di temperatura, che tipo di sensore di temperatura c'è e a quale GPIO viene collegato. Quindi questa cosa l'abbiamo già vista, comunque la possiamo rivedere qua. Si fa dal menu di configurazione del modulo, e poi questa schermata può variare in base al modulo che si è scelto di visualizzare qui come tipo di Sonoff. Io ho messo il Dual, mi sono creato un mio template Dual DD che sta per Domotics Duino. Comunque fondamentalmente potrebbe andare bene anche il modulo Sonoff Basic per il sensore di temperatura. Comunque bisogna andare a trovare il GPIO a cui si è collegato il pin dei dati del sensore e andare a settare che è un sensore di temperatura DS18X20. Una volta fatta questa operazione e salvato, si torna alla home page e, se tutto è collegato correttamente, dovrebbe apparire la temperatura rilevata dal sensore. Detto questo, abbiamo i due canali del Sonoff, quindi uno dei due ho deciso di usarlo per controllare la pompa. In questo caso non devo fare nessuna configurazione particolare sul Sonoff e sul Tasmota, in quanto già riconoscendo il Sonoff Dual mi mette a disposizione i due pulsanti. Tutto il resto di automazione lo farò poi da OpenHub. Ovviamente il mio Sonoff deve essere configurato che dialoghi con il protocollo MQTT, quindi il classico indirizzo IP dove c'è il broker Moschitto e poi le varie informazioni di connessione al broker, il topic. Queste sono le solite cose che bisogna fare per configurare un dispositivo MQTT
in OpenHub. Una volta fatta questa impostazione, il dispositivo inizierà a mandare al broker MQTT i dati di temperatura e lo stato del pulsante e sarà anche in grado di ricevere i comandi tramite MQTT. L'ultima configurazione che faccio è quella di andare a impostare il teleperiod a 60, vedete qua ho messo 60 in modo tale che ogni minuto mi venga mandato il messaggio MQTT. Andiamo adesso velocemente a vedere l'integrazione del Sonoff in OpenHub. Lo vediamo molto velocemente perché non c'è nulla di nuovo rispetto a tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti quando ho migrato praticamente da OpenHub 2 a OpenHub 3. Quindi quello che bisogna fare è creare una nuova Things di tipo MQTT. Nel mio caso ovviamente io l'ho già creata, l'ho chiamata Sonoff Dual 08. Questa Things di tipo MQTT deve implementare dei canali che sono poi i canali che mi permettono di ottenere e di inviare le informazioni da e verso il dispositivo. Nel mio caso ho creato il canale per la gestione della pompa della piscina, quindi per lavorare su una delle due uscite del Sonoff, un canale per ottenere le informazioni della temperatura della piscina, dell'acqua, e poi Tasmota mi manda anche le informazioni del segnale wifi e quindi mi sono creato anche i segnali per ottenere l'intensità, i canali per ottenere l'intensità del segnale wifi e il nome della rete wifi a cui è connesso il Sonoff. Agganciati a ogni canale c'è il relativo item, che è un item di tipo switch per controllare la pompa, è un item di tipo numerico per ottenere le informazioni di temperatura e poi io vado sempre a creare un item collegato al sensore di temperatura che mi dà la data di ultimo aggiornamento. Anche di questo avevo fatto un video dedicato, ma fondamentalmente sono i link tra item e canale di tipo profilo. Tralasciamo gli item relativi al wifi perché anche questi sono identici per tutti i dispositivi. Se andiamo a vedere il modello semantico che viene fuori, io mi sono creato la location piscina all'interno di giardino, poi mi sono creato un equipment che non è nient'altro che un item diciamo contenitore dei vari item che poi chiamati point, che sono quelli con cui si interagisce col dispositivo. Quindi all'interno del mio equipment centralina piscina ho la pompa e la temperatura. Ovviamente i due item sono anche configurati con i metadata di Alexa e Google, questo per poter essere integrati nelle varie app Amazon Alexa e Google Assistant, Google Home, per poter eventualmente comandare ad esempio la pompa piscina con la voce. Andiamo adesso velocemente a vedere come ho configurato i canali per agganciare il topic MQTT che viene inviato dal dispositivo Sonoff Tasmota. Quindi mi vado a cercare di nuovo la mia Think Sonoff Dual. Prendiamo ad esempio il canale della temperatura, configuriamo e vedete basta aggiungere nel topic di stato MQTT lo stesso topic che avevamo impostato in Tasmota. Andiamo a vederlo. Topic Smart Home Power Amp, variabile topic che nel nostro caso è il nome del dispositivo e poi il prefix perché è Tasmota che poi decide che tipo di messaggio inviare. Se noi andiamo a vedere sulla console vediamo che ci manda telesensor, telestate. In telesensor abbiamo il nostro valore di temperatura. Quindi su OpenHub vado a scrivere il topic completo, quindi Sonoff Dual eccetera telesensor, e poi devo andare a dirgli che
Per leggere il valore di temperatura deve navigare il JSON che viene ricevuto su quel topic, partendo dalla root del JSON, andando sulla proprietà di S18B20 e andando a prendere il valore di temperature. Se io guardo sulla console, ottengo questa è la root del mio JSON, vado a prendere DS18B20, al suo interno prendo temperature, quindi questo qui 21.9 è il valore che mi arriverà su OpenHub. Ovviamente il sensore di temperatura non ha un command topic, cioè non può comandare nulla, mentre se torno ai canali e prendo il canale della pompa, vedo che ho sia lo stato sia il command topic. Questo perché lo stato permette ad OpenHub di aggiornare lo stato dell'interruttore, dello switch, in base allo stato effettivamente dell'uscita. Quindi se quello switch viene acceso non da OpenHub ma da un'altra parte, comunque OpenHub recepisce questa informazione e aggiorna di conseguenza lo stato del suo oggetto. Il command topic invece viceversa serve a far sì che sia OpenHub che invia un qualcosa su un certo topic, e questo topic fa sì che Tasmota riconosce quel qualcosa come un comando di accensione o spegnimento dell'uscita, in questo caso dell'uscita 2 perché power 2, e quindi OpenHub è in grado di comandare il dispositivo. Ovviamente l'item di temperatura principalmente l'ho reso persistente su InfluxDB, quindi se andiamo a vedere dovrei aver inserito il metadata InfluxDB che mi dice in che tabella di InfluxDB va a scrivere, quali sono le chiavi di scrittura. Anche questo ne ho parlato e riparlato nei video precedenti. E poi per far sì che effettivamente venga reso persistente il dato devo aggiungere l'item al gruppo GR Persistence. Questa è una cosa che ho deciso io per come ho configurato il motore di persistenza di OpenHub. Fatto questo, i dati vengono scritti su InfluxDB, quindi posso avere un andamento storico da visualizzare su Grafana. Quindi se vado su Grafana io mi sono fatto una dashboard chiamata piscina in cui ho il valore di temperatura storicizzato nel tempo, il valore corrente e lo stato della pompa. Fatto questo, ovviamente mi sono fatto anche la sitemap per controllare la cosa da smartphone. La possiamo andare a vedere di qua. Questa è la mia sitemap che vedo su telefono. Posso simulare la visualizzazione smartphone utilizzando il browser e quindi ho il mio item piscina, lo stato della pompa è off. Se ci vado dentro vedo anche il valore di temperatura. Il mio obiettivo è quello di incrementare queste informazioni senza spendere un accidente, ovviamente. Fatto questo, ho anche aggiornato il mio tablet a muro, che allora chiudiamo questa, che lo possiamo vedere sulla mia schermata pannello di controllo. Ho aggiunto la temperatura della piscina qua sotto e lo stato della pompa della piscina.